Buongiorno dalla Sardegna, buonasera Buonasera dall'Australia. dall'Australia. E invece Silvia, dove ti trovi tu? A Taranto, nel sud A Italia, Puglia. Taranto. Benissimo. E allora, siamo qua anche oggi per raccontarvi una bellissima esperienza, presentarvi una ragazza giovanissima che si è appena laureata e ha presentato un lavoro di tesi veramente interessante e infatti siamo curiosissimi di conoscere ancora di più. E vi presentiamo Silvia e ti do la parola a te in modo che ti presenti un attimo per raccontarci chi sei e che cosa hai fatto. Grazie Silvia. Ok, ciao a tutti, io sono Silvia e tra pochi giorni ho anche 25 anni e praticamente io mi sono appena laureata in Brand Management e Marketing Communication in Danimarca presso l'Università danese di lì e la tesi che ho portato è stata praticamente dal titolo Challenging the Value Regime of Fashion, How Swap Parties are Reinventing Today's Fashion. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di, diciamo, ciò di cui tratta è proprio come questi swappers, ovvero gli organizzatori di questi swap party, che poi capiremo meglio cosa sono questi swap party, stanno cercando di reinventare in un certo senso il valore, i regimi di valore della moda di oggi, proprio grazie agli swap party. Sì, diciamo, mi sono laureata in Danimarca perché avevo deciso un attimo di lasciare l'Italia per qualche tempo, quindi E mi sono ampliare un po' trasferita. le vedute, Sì, 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 e sì, sì, conoscere esatto. nuove cose. Vai, Sì, sì, Mauri. sì. Io sono curiosissimo, prima di tutto perché Danimarca? Allora, in realtà diciamo che un po' bazzicavo su internet e quindi tra una cosa e l'altra ci fu questo link dove dicevano che l'università in Danimarca era gratuita o comunque in generale lo è in tutti i paesi del nord Europa, Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia. E quindi attirata un po' da questo ho pensato magari di informarmi e ho iniziato a contattare tantissime persone, ho parlato veramente con tante persone e poi alla fine ho deciso di fare comunque una domanda e alla fine è andata e quindi ho deciso poi di trasferirmi lì anche perché avevo il desiderio di effettivamente scoprire nuovi paesi. Poi tra una cosa e l'altra ho fatto anche un Erasmus fuori in Finlandia e quindi ecco, ho passato 2 anni fuori nel nord Europa. Nel nord Europa. Sono posti che sono famosi. Tra l'altro stavo parlando l'altro giorno ieri con degli amici che mi stavano menzionando appunto Danimarca come uno dei paesi dove hanno un alto tasso, lo stile di vita e l'attenzione alla sostenibilità è molto alto. Quindi ti chiedo un feedback da parte tua che hai vissuto, quali sono le più grosse differenze che sono così tangibili quando arrivi là? Allora, innanzitutto Copenaghen è la città più verde d'Europa. E diciamo che il primo impatto che si ha è che, diciamo, i cosiddetti cliché del nord Europa effettivamente sono molto più attenti alla natura, sono, diciamo, dei paesi che sono attenti anche alle politiche sociali. In un certo senso la Svezia, la Finlandia, la Norvegia sono tutti paesi che effettivamente sì, hanno molto a cuore la natura, ecco, l'impatto dell'uomo sulla natura. E effettivamente il primo impatto che si ha è proprio quello con le biciclette, ovvero tutti vanno in giro con le biciclette. E la cosa che è strana è che in Italia di solito noi abbiamo il bel tempo, cosa che lì non c'è. E quindi strano, no? Lì che piove, però vanno tutti in bici, molto la macchina, eppure abbiamo il sole, abbiamo bel tempo, potremmo fare molto di più, abbiamo molte risorse, abbiamo molto che potremmo utilizzare a nostro vantaggio. Quindi ecco, queste sono effettivamente delle differenze. Nel frattempo, hai appena iniziato a menzionare le differenze tra Danimarca e Italia, ti stavano tagliando la connessione. Ah, però si è capito, io ho capito, Sì, è sì, sì, passato il sì, sì. messaggio. Ok, Non ok, ripetiamo perché ok. sennò ci tagliano fuori del tutto. Ok. È vero. E ascolta, e allora a maggior ragione addentriamoci su quello che è stato il tuo lavoro, come sei riuscita a portare una tesi di questo tipo, se è partito da te o se hai visto qualcosa durante il tuo corso di studi. Allora, io volevo parlare della sostenibilità,
Però, diciamo, al giorno d'oggi un po' tutti parlano di sostenibilità, quindi sarebbe stato molto scontato se non avessi portato magari qualcosa un po' più di innovativo. Ed è stato, diciamo, un caso, perché su Instagram ho trovato un post di questi ragazzi del Friday for Future a Siena, dove praticamente loro hanno organizzato, in concomitanza con il Black Friday, il 29 novembre del 2019, loro hanno organizzato un flash mob silenzioso di fronte ai negozi della fast fashion con dei cartelloni con su scritte delle informazioni riguardo l'impatto della moda, e quindi in concomitanza con questo poi loro hanno anche sviluppato uno swap party. Quindi diciamo è stato un po' un caso, tramite Instagram ho iniziato a parlare con loro, ho iniziato anche a vedere su Facebook diciamo vari gruppi di questi swap party, e alla fine ho praticamente deciso di parlare di questi swap party, ma l'obiettivo poi è stato focalizzarmi su cosa gli swap party stanno cambiando, in che modo, perché, su cosa stanno agendo, ed effettivamente loro non stanno facendo altro che riportare quelli che sono i valori che adesso la moda di oggi ha perso, ovvero l'esperienza e il divertimento legato ai vestiti, cioè i vestiti non sono il fine, i vestiti sono il mezzo attraverso il cui cerchiamo di recuperare un valore umano, la socialità, la comunità, quindi anche la cosiddetta nostalgia. Nella mia tesi l'ho chiamato il valore della nostalgia. In che senso? Questo diciamo che spiega un po' il revival dei gusti musicali e della moda degli anni 80 e 90, ovvero il fatto di volerci riagganciare a questi oggetti del passato, proprio perché ci ricordano magari dei tempi migliori in un certo senso. E quindi questi vestiti usati hanno anche delle storie. E infatti c'è stata proprio una realtà a Verona, utilizza questo cosiddetto storytelling. Loro praticamente cosa fanno? A questi swap party loro agganciano delle etichette con su scritte delle storie di questi diciamo vestiti di particolari eventi o comunque informazioni dei precedenti proprietari, e questo non fa altro che facilitare appunto la socialità, il valore umano che loro stanno cercando di comunicare. Ecco, cosa sono gli swap party? Brava, esatto. perché penso che a questo punto tante persone sono confuse. Allora, che roba è? gli swap party sono un mercato alternativo sostenibile, che però in realtà non si basa solamente sulla sostenibilità, come poi si vede anche nella mia tesi, ci sono anche altri valori oltre alla sostenibilità. Però sostanzialmente che cos'è uno swap party? Allo swap party tu hai la possibilità di portare ciò che non usi, ovvero i tuoi libri, vestiti, qualsiasi cosa, hai la possibilità di portare ciò che è tuo ma che non usi più, e di scambiarlo esattamente con ciò che hanno gli altri, che possono scambiare con i con diciamo, i tuoi oggetti, ecco. E lo swap party rientra un po' nell'economia circolare, perché io considero i miei averi come spreco, ecco, come waste, non mi viene la parola in italiano, scusate. Esatto, spreco, sì, rifiuto, e poi, spreco, sì. Esatto, come rifiuto, però in realtà questo rifiuto per altre persone può essere una risorsa, perché diventa un vestito che un'altra persona potrà utilizzare, quindi abbiamo un impatto praticamente zero rispetto alla produzione di nuovi vestiti, e soprattutto zero spreco di risorse e sfruttamento di altri lavoratori, perché come sappiamo la fast fashion sfrutta lavoratori. C'è stato il cosiddetto, diciamo, c'è stato il collasso della fabbrica del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, quello è un esempio lampante, diciamo, di come la fast fashion sta impattando sull'economia, ecco. Quindi appunto lo swap party rientra in quella che è la slow fashion movement, quindi diciamo, racchiude questa, diciamo, questa maggiore attenzione nel voler approcciarsi alla moda. Diciamo, noi abbiamo lo slow fashion movement e il fast fashion movement come due movimenti in un certo senso contrapposti. Lo slow fashion movement però ricade all'interno dello slow movement, che è stato in realtà inaugurato in un certo senso da Carlo Petrini nel 1986, proprio perché a Roma, in Piazza di Spagna, il McDonald's voleva aprire uno dei suoi punti vendita. In realtà Carlo Petrini, cercò proprio di contrastare quello che McDonald's anche rappresentava, cercando quindi di promuovere la cucina locale, diciamo, l'idea che abbiamo noi anche come appunto Italia sul cibo, sulla vita, eccetera. Quindi questo slow food movement,
Sì, questo slow food movement in Sì. realtà fu poi, diciamo, ha avuto un impatto così globale che divenne effettivamente ebbe una risonanza molto elevata. E poi da lì si è sviluppato il slow travel movement, lo slow education movement, quindi tutta una serie di movimenti a promuovere una realtà, diciamo, di vita più lenta, ecco, quindi contro in un certo senso la vita frenetica e moderna. E qui abbiamo lo slow fashion movement e quindi anche lo swap party. Quindi E ecco, ti è lo swap capitato, party, sì, no, proprio sì. come tua esperienza di parteciparne, di farne uno, di organizzarne uno, per capire Purtroppo bene non, come... Mm. Purtroppo non ancora, però ecco, Mhm. sto diciamo lavoricchiando con un'associazione di Taranto per cercare, avremmo idea di realizzarne uno, ecco. Però ce ne sono Mhm. diversi in Italia, Milano, Verona, Torino, Firenze, Bari, Siena, ce ne sono diversi e in base a dove sono poi organizzati sono diversi anche i valori che questi swappers, come li ho chiamati io Mhm. adesso, vogliono effettivamente promuovere. Ecco, diciamo, lo swap party ce ne sono due tipi, lo swap party è l'online swap party che utilizza praticamente Mhm. una app, c'è infatti una realtà di Milano, Swapush, che utilizza proprio questa app, ha implementato una business platform per promuoverlo alle organizzazioni. Al momento mi è stato riferito che diciamo non ci sono dei feedback molto positivi dalle aziende, forse perché lo swap party non è visto effettivamente come un vero e proprio business, anche se in teoria Mm. potrebbe esserlo. E poi c'è, diciamo, ecco, lo swap party dove praticamente quello fisico, io decido di portare i miei vestiti al check-in. Al check-in i volontari valutano la bontà dei miei capi, Mhm. guardando ad esempio le etichette, considerando se ci sono delle macchie, degli strappi e spesso cosa succede? Vengono assegnati dei ticket, dei tokens, dei gettoni, in base a medium, expensive o cheap. Quindi vengono assegnati ai partecipanti. Dopodiché questi capi vengono raccolti e vengono poi esposti all'interno di una serie di spazi, come se fosse effettivamente un vero e proprio negozio, quindi vengono appesi con gli attaccapanni, vengono esposti magari su dei tavoli, come se fosse effettivamente comunque un negozio a tutti gli effetti. Sì. Dopodiché gli swappers aprono allo scambio e quindi naturalmente i partecipanti scambiano sulla base dei loro biglietti, di questi gettoni, quindi possono scambiare una t-shirt bianca che magari è cheap, di H&M ad esempio, con un'altra in quella Mhm. categoria, in quella determinata categoria. Dopodiché al termine i volontari al checkout valutano effettivamente quanti gettoni hai utilizzato o meno e in alcuni casi si possono dare anche dei voucher per poter utilizzare quei gettoni al swap party successivo. Questo diciamo in teoria è così che più o meno funziona uno swap. Quindi le persone entrano, scambiano, porto i miei vestiti, in base Sì, ai vestiti che porto ricevo dei gettoni con il sì. valore che le persone che stanno controllando i vestiti danno appunto ai vestiti. Quindi con questi gettoni poi io compro altri Sì. vestiti. Poi se mi avanzano gettoni, potenzialmente se c'è un altro swap party, tecnicamente potrei utilizzare quel credito. Come tu hai detto prima che può essere visto, potrebbe essere anche un business. In che modo? Allora, lo swap party in teoria prevede un biglietto di entrata a pagamento, Ok. in alcuni casi. Mhm. Ad esempio nel caso dei Friday for Future, che era improntato su un'ideologia puramente sostenibile e che volevano, diciamo, veicolare il messaggio del dobbiamo essere più sostenibili, non c'era questo biglietto perché davano la possibilità a tutti di poter partecipare. Però in alcuni casi ovviamente così non è perché loro prevedono un ticket di entrata. Dopodiché ci sono anche varie attività che loro hanno, ad esempio parlando con una ragazza di Londra che organizza questi swap party a Londra, lei dice noi facciamo questa attività, la cosiddetta panel discussion, dove praticamente Mhm. loro chiamano delle persone nell'ambito della sostenibilità da parte di aziende e quindi danno questa, diciamo,
fanno sì che ci si possa discutere riguardo a, diciamo, sulla sostenibilità, argomenti che possono essere più o meno importanti. Poi ancora loro prevedono sempre un brunch con non solo a Londra ma anche in Italia, danno la possibilità di, questo magari nel mentre i volontari valutano i vestiti, allora si organizzano queste attività per tenere, diciamo, una sorta di intrattenimento per chi partecipa. Quindi ad esempio appunto c'è questo brunch con la musica, poi ci sono delle aree, delle vere e proprie aree che chiamano di networking per fare, diciamo, appunto comunità. Oppure ancora nel caso della realtà di Bari, queste ragazze cosa hanno fatto? Nel mentre si valutavano i capi, sono stati dati ai partecipanti dei voucher che era possibile spendere all'interno del centro commerciale dove lo swap party poi sarebbe stato. Quindi diciamo in questo senso c'è stata una sorta di scambio di favori in un certo senso, quindi in questo senso potrebbe essere un'opportunità di business perché in realtà potremmo puntare su quelli che sono i business affiliati allo swap party, che si sviluppano intorno allo swap party, come lo è stato ad esempio per un caso in Finlandia, dove per quanto riguarda il caso, per chi volesse approfondire, del Restaurant Day, cosa è successo? Questi ristoratori, diciamo, un po' amatori, hanno deciso proprio di sviluppare tutti i business intorno a questi pop-up restaurant che hanno deciso di sviluppare a Helsinki, e quindi in realtà è diventato un business anche per lo Stato, per la città stessa, quindi potremmo anche prendere ad esempio questo e magari provare a puntare un po' su questo, ecco, insomma. Quindi. Cosa ne pensano le persone attorno a te? Cioè le tue coetanee, le persone che hai attorno di tutto questo? Allora, diciamo che sugli swap party c'è poca... non lo si conosce. Infatti, parlando comunque con tante persone, purtroppo ho sempre ricevuto risposte non soddisfacenti. Però ovviamente poi ho presentato quest'idea. Effettivamente, per quanto riguarda la mia generazione, non ci sarebbero problemi diciamo, nello scontrarsi con questa realtà. Però per altre generazioni, specialmente perché qui in Italia il second hand, diciamo l'usato, non è visto positivamente, al contrario di quanto accade nel nord Europa, dove invece i negozi di usato pullulano da ogni dove. Quindi, diciamo, è sicuramente un'idea che mi intriga, però dipende dall'audience, dipende dal pubblico, dal target a cui ti riferisci. Magari comunque ci sono delle limitazioni perché allo swap party non hai la possibilità di avere tutte le taglie, spesso sono pezzi unici, oppure magari non piace neanche il tipo di stile che puoi trovare allo swap party. Quindi dipende, dipende perché poi ci sono queste limitazioni. Però c'è da dire che comunque è uno stile, quello dello swap party, che in un certo senso è anche ricercato, perché hai la possibilità di mixare una serie di stili, quello che viene non necessariamente il vintage, c'è anche il vintage, però ecco, puoi trovare una serie diciamo, puoi costruirti il tuo stile un po' originale, unico, che è un po' quello che vogliamo come consumatori al giorno d'oggi, vogliamo tutti essere un po' unici, quindi ecco, puoi trovare il pezzo unico e ce l'hai solo tu. Quindi... Esatto, unire sì l'identità di una persona cercando appunto di trovare anche delle cose rivalorizzandole. Sì, questa esatto. penso che è vero. Poi anche grazie a ragazze come te che portano questi elementi e questi strumenti, poi le cose cambiano, perché è vero che è necessario che ci sia qualcuno che faccia la differenza, e lo stiamo vedendo, ripeto. Grazie veramente a tante persone come te che ci stanno dando dei bellissimi esempi, perciò è un grande stimolo e ti faccio tanti auguri. E infatti ti voglio chiedere che suggerimenti vuoi dare a chi in qualche modo è curioso di questi aspetti di questo mondo, e magari anche future collaborazioni, perciò aprirti anche a possibilità. Sì. Allora, diciamo che chi è già curioso non è necessario convincerlo, perché se è curioso, secondo me, è già lì, il lavoro è fatto, perché se sei curioso allora vuoi sapere. Quindi non arrenderti, vai avanti, continua ad informarti e a, diciamo, addentrarti ancora più in questo mondo. Invece io punterei, che è un po' il motivo per cui ho deciso di studiare marketing, è quello di sensibilizzare ad un consumo responsabile. Io vorrei rivolgermi a tutti quelli che sono un po' scettici sulla sostenibilità, sono un po' scettici nello scontrarsi con questo mondo, e vorrei davvero riuscire a muovere queste persone in qualche modo, non arrendersi, diciamo,
semplicemente di fronte al fatto che magari, ad esempio, in questo caso dell'usato, l'usato non è visto necessariamente come un qualcosa di per classi minorate, non è così, perché in realtà tramite l'usato puoi rivoluzionare il mondo, è un piccolo passo, magari all'inizio non vedi i tuoi risultati, però bisogna iniziare da qualche parte. L'essere sostenibile al 100% è perfetto, magari è un po' troppo un'utopia, però almeno siamo sostenibili a un 30-40%, è sempre meglio di niente, quindi una volta che entri in questo mondo e capisci l'impatto, cosa stiamo facendo a questo pianeta, sembrerebbe un po' da pazzi non far nulla, rimanere con le mani in mano, ecco, quindi Ottimo, questo. complimenti. Grazie Grande. Silvia. Grazie a voi. Grazie Silvia, grandissima, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Viva il lupo. Io non ho altre domande per te, Stefania. Io sono contentissima, ti faccio ancora i complimenti per le scelte che hai fatto e per quello che vuoi fare, e tienici aggiornata, perché sicuramente sarà molto interessante vedere come si sviluppa l'idea degli swap party e di poterne organizzare. Su questo tantissimi auguri, veramente. Complimenti. Grazie. Grandissima. Grazie a voi. Ciao Silvia. A presto.